Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Fiorentina-Napoli finalmente, poco più di 24 ore all'inizio del match che ci vedrà impegnati domani al Franchi alle 20:45. È terminata da poco la conferenza stampa di mister Antonio Conte, la andiamo a commentare e c'è anche qualche indizio di formazione. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina così non vi perdete niente a livello cronologico, tant'è vero che domani nell'immediato post partita, come finisce il match, andremo live con il nostro solito salottino partenopeo. Quindi per chi si iscrive ci vediamo anche domani sera nel live post partita. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. La conferenza inizia così. Primo momento verità su un campo difficile come Firenze e poi a Manchester. Come gestirà le energie fisiche e mentali? La rosa è più lunga. È il momento della verità, sì, inizieremo a giocare ogni 3 giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi. Nelle prime 2 partite ci siamo basati sulle certezze, ora ogni 3 giorni ci saranno da inserire i nuovi. Chiaramente servirà un po' di pazienza e comprensione qualora dovessero esserci degli errori. Fondamentale, secondo me, questo passaggio perché Conte fa sempre da chioccia per quanto riguarda lo spogliatoio ed è una situazione che vediamo ogni volta che Conte prende parola. Il gruppo è la prima cosa e quindi non si va a scalfire nessun equilibrio dal punto di vista mentale e dal punto di vista dello spogliatoio. Dovremo pazientare ed inserirli, i nuovi arrivano anche con grandi aspettative, anche per la maglia con lo scudetto. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se le cose non dovessero andare al meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni che l'anno scorso non c'erano, quest'anno la necessità era di completarla ed inizia il momento verità per infortuni, energie e rotazioni. Ci sta spazio per tutti. Lei è il garante di un progetto esploso a tutti i livelli. Qual è il prossimo step? Sarà l'anno più complesso. La mia esperienza mi porta a dire questo. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante con aspettative alte per via dello scudetto inaspettato dell'anno scorso, quindi grandi aspettative anche per i ragazzi che necessitano di tempo e pazienza. Alla fine si ripete il concetto, diciamo, come quello che è stato poi nella prima domanda. Sugli infortuni, out Rachmani, per domani chi giocherà in difesa, in attacco Lucca, poi Conte fa questa parentesi, Lucca, il fantacalcio, figuriamoci se mi devo mettere a pensare al fantacalcio e quant'altro, però su Rachmani dice l'anno scorso comunque ha giocato 38 partite su 38, perno fondamentale, abbiamo fatto mercato, c'è Beukema e quindi dovrebbe essere Beukema buongiorno, almeno a quanto abbiamo capito dalla conferenza stampa, perché Conte ha detto sì, buongiorno, ha avuto un intervento importante, l'ha ribadito anche in altre conferenze stampa, si è ripreso, si è allenato molto bene, col Cagliari ha giocato un pochino, vuole vedere il campo, vuole diciamo giocarla la partita, quindi probabilmente domani vedremo Beukema buongiorno dal primo e io sono anche totalmente in linea con il mister per quanto riguarda una situazione tattica. Se hai letto al di là della situazione fisica di buongiorno, quella condizione tattica nel dover poi aver bisogno di palleggiare per quanto riguarda la difesa e il portiere. Parliamo della sfida che ci vedrà ovviamente contro il Manchester City in Champions, per il semplice fatto che troverai comunque una squadra che palleggia, ti viene a prendere comunque nella tua metà campo, soffrirai perché è una cosa normale, si soffre in Champions, così come soffriranno anche loro perché ovviamente noi ce la giocheremo con tutti. No, con questo non voglio essere presuntuoso nel dire vabbè vi siete montati la testa, assolutamente no, però non puoi partire sconfitto anche se vai ad affrontare il Manchester City in casa loro. Però dal punto di vista tattico forse preservare un Juan Jesus con i piedi che per quanto riguarda smistare, palleggiare sulla linea di difesa, forse diciamo che è messo meglio tecnicamente con i piedi, buongiorno, però diventa un perno fondamentale per quanto riguarda poi le marcature. Scegliere non è assolutamente semplice, io non vorrei essere nei panni del mister quando si devono fare determinate scelte, perché poi lasciare buongiorno fuori diventa quasi molto ma molto strano. Però nella conferenza stampa è emerso anche questo, ci saranno delle rotazioni e i nuovi vanno inseriti e ovviamente andranno a giocare. Poi non è che aspettiamo di inserirli e poi li vedremo in campo, almeno
a quanto abbiamo letto. Su Buongiorno dice: Alessandro viene da un'operazione in estate, aveva recuperato, l'ho mandato in campo col Cagliari, ha lavorato 2 settimane ed ora è pronto per giocare. Anche a lui manca il campo da un bel po', da tanto che non inizia, ma sono tutte incognite che devono essere messe in preventivo ed affrontarle, perché si inizia un ciclo di gare e serviranno tanti. Elmas e Oilund, ecco perché ho detto, secondo me li vediamo molto presto, i nuovi innesti in campo, forse anche domani, perché Conte dice sono stati anche in nazionale, quindi li ho visti bene, giocatori che comunque sono pronti, poi è inevitabile che più ci sarà tempo per lavorare insieme, più ci saranno miglioramenti, ma noi ne abbiamo bisogno subito. Questo ne abbiamo bisogno subito, comunque credo che faccia presagire un tantino. Domani forse vediamo Elmas e forse pure Oilund, sai. Parte Lucca e Oilund a partita in corso nel secondo tempo, comunque qualche scampolo di partita se lo farà, e quindi ben venga questo inserimento molto rapido per poi crescere insieme, però macinando chilometri e sul campo. Uno dei portieri che ha molta esperienza in Champions può essere orientato a quella gara lì. Noi abbiamo 2 ottimi portieri. La domanda sui portieri esce sempre in tutte le conferenze stampa. Io voglio sapere quando la smetteranno di cercare di mettere zizzane o voler sapere poi chi gioca in porta. Ma cosa vi frega chi gioca in porta? Perché voi volete mettere zizzani e girare il dito nella piaga cercando poi di trovare quel titolone, la notizia è Savic sarà il portiere della Champions, o Meret sarà il portiere della Champions. Conte è stato chiaro, abbiamo 2 portieri e in base anche all'avversario, e ne abbiamo già parlato, si farà la scelta. Così come ho detto prima per quanto riguarda i piedi di Juan Jesus, poi per il resto comunque io vorrei Buongiorno tutta la vita in campo e per tutte le partite del Napoli, però dal punto di vista tecnico vedi con una squadra che ti viene a prendere comunque nella tua metà campo, potresti andare in difficoltà, devi cercare di palleggiare per, diciamo, poi provare a ripartire, ecco che potresti scegliere il portiere in base ai piedi che Savic ha e che Meret non ha in questo caso. Però poi non voglio stare qui a fare no vabbè, ma allora dobbiamo far giocare sempre a Savic. Conte l'ha detto ed è stato molto chiaro: abbiamo 2 portieri e in base all'avversario, alla condizione e quant'altro farò le mie scelte. Qual è l'insidia che nasconde la Fiorentina? Nella Fiorentina in se stessa in 3 anni ha fatto 2 finali europee, una semifinale, anche una finale di Coppa Italia, eccetera, eccetera. Io la considero una di quelle 7-8 squadre che lotteranno per dar fastidio tutte insieme. Allora la partita in sé, per quanto riguarda il campo, difficile, ma lo sarà per tutti. Andare a Firenze, la Fiorentina comunque è una squadra di tutto rispetto, ma dobbiamo cercare di portare a casa i 3 punti con tutte le forze, per il semplice fatto che sì, siamo alla terza giornata, ma cominciano gli scontri comunque diretti. Ci sta la partita che vedrà impegnate comunque l'Inter e la Juventus. Potresti guadagnare punti su una e sull'altra, magari esce una X e guadagni 2 punticini sia sulla Juve sia sull'Inter, e nel caso vinci la partita. Sono occasioni che poi eh, in tutta l'annata e la matematica di un campionato sono quelle che poi ti portano a creare quel tantino di vantaggio e ti mettono in quella condizione a livello di punti per poter poi gestire diversamente o meglio determinate situazioni. Ecco perché la vedo una partita fondamentale dal punto di vista diciamo dei punti da poter fare e da poter prendere su dirette concorrenti. Con questo non sto dicendo dobbiamo prendere punti sulle dirette concorrenti perché così arriviamo allo scudetto, assolutamente no. Noi dobbiamo lottare comunque per arrivare tra le prime 4, e arrivare tra le prime 4, che poi sia prima o quarta, passa per la partita di domani, perché poi quelle saranno le squadre che arriveranno lì su: il Napoli, l'Inter, la Juve, il Milan che non ha Coppa, la stessa Roma che, non dimentichiamo, comunque la stiamo tenendo forse troppo a lato, la Roma di Gasperini, perché Gasperini dal punto di vista tattico ha già trovato la quadra. Detto questo, ultima domanda e chiudiamo. Anghissà, tornato per ultimo, è stanco? Il sostituto di Anghissà chi è? Se c'è? Già che ti fai questa domanda e sorride il nostro mister Antonio Conte, voi sapete benissimo che c'è stato l'infortunio di Lukaku e abbiamo dovuto sopperire con qualcosa di diverso. Alcune strategie sono anche state riviste.
Elif è stato preso perché è molto duttile, può fare diversi ruoli e lui oltre a fare l'esterno può fare anche il centrocampista. Anghissà ha giocato martedì, ci ha messo un po' per tornare, ieri ha fatto un allenamento, oggi si è allenato, il ragazzo è a disposizione, sta bene e non ha avuto problemi, quindi ovviamente la scelta per quanto riguarda la mediana del Napoli sarà fatta in base alla partita di giovedì, ma credo che comunque al di là di questa situazione difensiva si vada verso lo stesso Napoli che abbiamo visto nelle prime due uscite per quanto riguarda mediana e la punta, per poi farli rifiatare giustamente un tantino prima, cambia al 55esimo, al 60esimo, così 40 minuti lo tiri fuori, un Anghissà di turno ad esempio, a Elmas lo puoi far giocare, entra Elmas, Anghissà riposa e si gestiscono così, poi sono tutte supposizioni che faccio io, vedremo poi domani come andrà il match e come vi ho detto commenteremo il tutto nella live post partita, come finirà Fiorentina-Napoli, noi attaccheremo la live con il nostro salottino partenopeo, quindi per chi non si è iscritto ancora e lo vuole fare, fatelo attivando la campanellina così vi arriva la notifica e ci vediamo domani sera in live e ringrazio tutti coloro che poi sono sempre in live con noi, diciamo il pubblico diciamo più affezionato ai salottini post partita e ci dilettiamo nelle considerazioni a caldo, quindi prettamente con il match concluso e tiriamo le nostre conclusioni e ci confrontiamo nella sezione commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, la vostra qui sotto nei commenti, appunto. Come sempre ci vediamo nel prossimo video. Forza Napoli, ciao!